a tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orogel Stadium di Romanuzzi. Siamo qui per la conferenza prepartita di Cesena-Palermo, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B KT 2025-2026. Con noi è presente mister Michele Mignani. Prego per le domande. Ciao mister, buongiorno. Buongiorno. Allora, dopo il Venezia hai un'altra corazzata, il Palermo, altra squadra costruita per la Serie A diretta, no? Forte dappertutto, un solo gol subito, anche se hai segnato meno della tua squadra. 6 gol contro i tuoi 8. Avrai analizzato a fondo la squadra, no? Le caratteristiche positive le conosciamo tutti. Quali possono essere le debolezze, i punti che insomma tu vorrai colpire? Tanto l'hai guardata e riguardata come... No, ma è una squadra che ha valori importanti, ha valori individuali nei giocatori, ci sono giocatori di categoria e che hanno fatto categorie superiori, hanno valori fisici, è una squadra molto organizzata, hanno un allenatore vincente che dà una grande mentalità, quindi sarà una partita di nuovo durissima, per noi proprio al limite, e dobbiamo riuscire a tirare fuori qualcosa in più di quello che abbiamo per portare a casa, per provare a portare a casa il risultato. Però il calendario ci ha messo davanti a queste due partite e sotto un certo aspetto sono ancora più stimolanti e belle in una cornice di pubblico che secondo me sarà allo stesso tempo molto bella. Buongiorno mister, ti chiedo il punto dell'infermeria, ovvero come stanno i vari Frabotta, Blesa e se poi Cevo, Biso hanno recuperato, ecco, com'è la situazione da questo punto di vista? Sono tutte situazioni di piccoli problemini che è normale che si verifichino magari dopo partite tirate, però penso che si possa escludere Frabotta, gli altri abbiamo ancora questo giorno per valutarli, ma in linea di massima sono a disposizione. Il Frabotta è l'unico che probabilmente aspetteremo ancora qualche giorno, però sta con noi, quindi non c'è preoccupazione. Sono tutti giocatori che se non dovessero esserci domani potrebbero esserci tranquillamente la prossima partita. Uguale, stesso discorso, sarà con noi e quindi... Sì. Ciao mister, buongiorno. Dopo 4 giornate la tua squadra è quella che ha mandato in gol il maggior numero di giocatori in tutta la Serie B. E cosa ci dici di questo dato? È un qualcosa che ti aspettavi, qualcosa che ti inorgoglisce? Sai, dopo 4 giornate guardare i numeri è un po' presto, però diciamo che io lo posso interpretare come uno spirito di squadra dove dall'attaccante più offensivo si partecipa alla fase di non possesso e con i difensori quando c'è la possibilità si prova ad andare in gol, quindi è un dato, ti ripeto, che è talmente tanto presto il numero delle partite per prendere in considerazione, però è una soddisfazione anche perché poi fare gol ti accresce l'autostima e magari ti fa credere che tu ne possa fare altri. Ecco mister, l'ultima volta che il Palermo è venuto qua all'Orogel Stadium, il 4 maggio, il Cesena ha fatto una delle sue migliori partite della scorsa stagione. Quanto è cambiato quel Palermo da quello di oggi, ovviamente oltre che per la guida tecnica anche magari per delle individualità, stile di gioco? Secondo me è cambiato tanto, è cambiato nella mentalità, è cambiato nella proposta. Quando è venuto qua probabilmente non era nel suo miglior momento, comunque viveva dei momenti non ottimali, invece adesso arriva probabilmente nel suo miglior momento degli ultimi anni perché è in testa alla classifica, perché è lanciato, perché ha fatto risultati che sono arrivati attraverso, come dicevo prima, una mentalità, un'organizzazione. C'è un allenatore diverso che l'anno scorso ha vinto un campionato e quindi è un Palermo completamente diverso e noi dobbiamo aspettarcelo, dobbiamo sapere, come dicevo prima, che per fare il risultato bisogna andare quasi oltre i nostri limiti. Prego.
Giustissimo, mi collego a questa domanda per dire, e il Cesena come è cambiato rispetto a quello che ha incontrato il Palermo a maggio? Ma il Cesena rispetto al Palermo secondo me ha cambiato meno perché ha mantenuto determinati concetti, ha mantenuto lo stesso allenatore, la base della squadra dell'anno scorso, ha inserito dei tasselli, quindi pure il Cesena qualcosina è cambiato, però rispetto al Palermo è cambiato molto meno. Ecco, a proposito di cambiamenti, l'apporto, un dato positivo di questo inizio di stagione è il contributo dei nuovi, hanno fatto molto bene, soprattutto e non solo in termini di gol. E tra i nuovi ti chiedo un giocatore giovane da scoprire, che lo stai un po' lanciando un po' alla volta, secondo me a Venezia è entrato bene, ha fatto bene, ecco ti chiedo primo qual è il suo processo di crescita di questo ragazzo e in secondo luogo se lo vedi più come un'alternativa tecnica a Christian, dato che finora è sempre entrato al suo posto, mentre noi magari da fuori ci aspettavamo che magari potesse uscire Blesa al suo posto. Ma è un ragazzo giovane, quindi da poco che lavora con i grandi, viene da un calcio che era il calcio spagnolo, che probabilmente era diverso dalla Serie B attuale, però è un ragazzo nel quale crediamo molto. Noi abbiamo 4 attaccanti, parlo di attaccanti puri, che sono attaccanti moderni, che possono giocare ed essere compatibili l'uno con l'altro. Io penso che lui stia facendo un percorso di crescita, è chiaro che magari rispetto all'anno scorso ci sono delle richieste diverse da parte mia e ce la sta mettendo tutta, ci sta provando, dimostra qualità e caratteristiche che secondo me lo faranno diventare un giocatore di prospettiva. Deve avere semplicemente la pazienza di aspettare il suo momento e la perseveranza di dare continuità negli allenamenti e quando avrà l'occasione nelle partite perché ha tutto per diventare un attaccante importante. Perché, come ti dicevo prima, è semplicemente perché abbiamo degli attaccanti che hanno delle caratteristiche tali che possono stare insieme tutti quanti, quindi lui può giocare con Christian, lui può giocare con Blesa, lui può giocare con Marco Olivieri e così gli altri lavorano tutti nello stesso modo, ci sono delle richieste ben precise, hanno delle qualità per poter lavorare come prima punta o come seconda punta tutti quanti. Buongiorno mister, torno un attimo sull'avversario. Del Palermo teme di più la profondità delle scelte offensive o la rocciosità della difesa, dato che sinora ha subito una sola rete? Il Palermo è una squadra solida, una squadra concreta, come lo era il Pisa l'anno scorso, e questa è la mano dell'allenatore, un allenatore che bada al sodo, che è concreto, che non disdegna di far giocare bene le sue squadre, perché il Pisa l'anno scorso giocava bene, il Palermo a tratti è una squadra che gioca a calcio perché ha giocatori di qualità, però quello che io temo è la solidità e la concretezza di questa squadra, perché il segnale che danno è che stanno dentro la partita e rimangono attaccati alla partita, che questa è una delle cose più importanti che deve avere una squadra, ma spero che lo abbia dimostrato anche il Cesena e lo dimostri anche domani. Alla presentazione dei calendari, alla vista insomma, delle prime 5-6 partite, erano da far tremare i polsi. Poi invece ti trovi in testa alla classifica, stai giocando bene, stai segnando, insomma sembra tutto che vada per la migliore strada possibile. Ma tu te l'aspettavi un inizio di questo genere? Ma io, lo sapete, non guardo mai lontano. Noi abbiamo lavorato per mettere condizioni durante il ritiro, abbiamo lavorato per provare a fare bene il primo turno di Coppa Italia, per me è stato fatto bene, anche se poi siamo usciti ai rigori, poi abbiamo lavorato bene provato a lavorare bene per preparare la partita, la prima di campionato e così via. Quindi ripeto, quando vengono fuori i risultati c'è un insieme di componenti, io mi auguro, ma non sta a me dirlo perché io sono troppo coinvolto, che questi risultati siano il frutto del lavoro e non del caso. Prima mister hai detto che magari guardare le statistiche dopo poche giornate ha un valore relativo, però in realtà prova a sottoportene un'altra. Dai numeri risulta che la tua squadra è quella che ha il miglior rapporto tra occasioni create e occasioni realizzate. Tu e il tuo staff come interpretate e come avete letto questo dato?
È un dato, ripeto quello che ho detto prima, leggere dei dati dopo 4 giornate secondo me è indicativo il giusto. Questo è un dato dove probabilmente, estremizzando il pensiero, ti dà la sensazione di una squadra cinica che sfrutta le occasioni che ha. Mi auguro che possa essere un dato che possa rimanere, come mi auguro anche che si possano creare più occasioni, perché più occasioni hai e probabilmente più possibilità di fare gol. Avete altre domande per mister Mignoni? No. Grazie a tutti. Grazie.